Ciao a tutti, sono Rui. Oggi facciamo una bellissima ricetta che mi avevate già chiesto in tantissimi. Oggi facciamo le polpettone cinesi che vengono chiamate anche testa di leone perché sono delle polpettone veramente giganti, però si sciolgono in bocca, è una ricetta davvero squisita. Oggi comunque faccio la versione brasata perché esiste comunque tantissimi modi diversi per farlo. Faccio la mia versione intanto quella preferita. E come prima cosa intanto andiamo a scegliere bene l'ingrediente. Allora, qua in realtà vi ho esposto intanto solo gli ingredienti principali. Praticamente la cosa più importante è di scegliere la pancetta giusta. La pancetta deve ottenere come minimo 70% di magro e 30% circa del grasso. Infatti io non ho scelto di comprare direttamente la carne macinata perché tante volte non è proprio come lo richiedo io, quindi ho preso direttamente una scatola di pancetta. Voi potete farlo già macinare direttamente anche dal vostro macellaio. E poi avremo bisogno di cipolotto, zenzero, una parte lo aggiungiamo nella carne macinata, un'altra parte invece lo usiamo per ottenere diciamo l'acqua di zenzero e cipolotto, e poi avremo bisogno anche di un uovo e un po' di amido di patate oppure amido di mais per rendere il polpettone compatto da poter formare diciamo una palla di polpetta. Ora, come prima cosa, è andare a tritare la nostra pancetta. So che tantissime persone si spaventano quando tiro fuori la mannaia cinese, oggi ne ho addirittura due, perché assolutamente è il metodo più veloce per tritare la carne. Ok, ora possiamo andare a fare le polpettone. Ora possiamo andare ad aggiungere i nostri ingredienti un po' alla volta nella nostra carne macinato. E cipollotto e zenzero, come vi avevo menzionato prima, potete mettere metà dentro e metà da tenere fuori, da creare l'acqua di zenzero e cipollotto che ci servirà ad aggiungere anche il liquido. Io metto di più il cipollotto e non metto lo zenzero perché mia figlia non apprezza lo zenzero, quindi mescoliamo lo zenzero al resto del cipollotto e qua andiamo a versare dell'acqua. Lasciamo intanto da parte per qualche minuti quest'acqua in modo tale che assorbe diciamo il gusto del cipollotto e zenzero, e dopo andiamo ad aggiungere il liquido qua dentro. Intanto andiamo a prendere tutti gli altri condimenti da aggiungere nella carne macinato, e i condimenti sono questi: polvere delle 5 spezie, o se avete va bene anche il polvere delle 13 spezie. La versione 13 spezie è una versione plus delle 5 spezie. Possiamo iniziare intanto a mescolare tutti questi ingredienti. Le polpettone, per renderlo morbido dentro che si scioglie in bocca, a parte la presenza della carne grasso, ci vuole anche dell'acqua. Quindi adesso andiamo ad aggiungere dell'acqua pian piano, quello che avevamo lasciato da parte a riposare, dello zenzero e cipollotto. Facciamo versare un poco alla volta e continuiamo a girare, facendolo assorbere del tutto. Vedete che dopo che assorbe diciamo il liquido, la carne macinata è bello liquidoso, ecco, non è più secco come prima. Adesso, per renderlo più compatto, che ci permette dopo di formare una polpetta solida, andiamo ad aggiungere un uovo. Facciamo scomparire intanto l'uovo e adesso per l'ultimo aggiungiamo l'amido di patate oppure fecola di patate o amido di mais. Ora possiamo andare a formare del polpettone.
In un vassoio andate a preparare con un pezzo di carta da forno oppure mettete sopra un po' di olio in modo tale che quando mettete dentro le vostre polpette non si appiccica sul foglio, ecco. Adesso andiamo a fare le nostre polpette. Prendetelo pure con le due mani e prendete una palla così e cercando di arrotolare passando da una mano all'altra in modo tale che si rende sempre più compatta e si formasse una palla, perché la carne è abbastanza, come posso dire, non è secca, no? Quindi solo in questa maniera si rende unito tra di loro. Ecco, questa è una prima pallina. Diciamo che le polpettone, le teste di leone, se non fossero abbastanza grandi, non meritano di essere chiamate testa di leone, saranno delle polpette normali e basta. Quindi se volete fare testa di leone anziché le polpette, dovete farlo più o meno di questa dimensione, ecco. Ora queste possiamo portarle a friggere. In una pentola con un po' di profondità andiamo a versare dell'olio per la frittura. E bisogna aspettare che la temperatura dell'olio sia bella calda per poter friggere, perché così appena mettendo dentro le polpettone non si spaccano. Proviamo. Quando mettete le bacchette, se le bollicine appaiono molto velocemente e sono tante, la temperatura ci siamo quasi. Ora possiamo andare a mettere dentro le polpettone. Fatelo molto delicatamente senza bruciarvi. Anch'io ho un sacco di ansia ogni volta che butto giù le polpette. Credo di aver messo troppo olio. Ecco, i primi polpettoni a questo colore possiamo intanto già toglierli fuori. Visto che ci sono, facciamo anche un po' di figure di drago. Eccole qua tutte le nostre polpette ottenute. Ora rimane solo l'ultimo passaggio di andare a brasarle, che alla fine è il passaggio più facile. Prepariamo intanto una pentola di acqua, lasciamo bollire. Andiamo a mettere tutte le nostre polpette. Aggiungiamo un giro di salsa di soia. E un pochino di riso. Un altro cipolotto. Chiudiamo il coperchio, aspettiamo intanto che arriva l'ebollizione e poi lasciarlo con fuoco medio. Da quando comincia a bollire abbassiamo un po' la fiamma, continuiamo a cuocere con coperchio chiuso come minimo un'oretta. Dopo un'oretta le nostre polpette sono diventate super morbide. Adesso solo per farla, diciamo, condensare un po' di crema addosso, usiamo sempre la solita tecnica di mettere un po' di amido di patate sciolto in acqua. E così facciamo appiccicare addosso sulle polpette la salsa che sia addensata. Ora le nostre polpette sono pronte da essere impiattate. Prendiamo 4 polpette da impiattare, sono profumatissime. Vado a guarnirle con un po' di cavolo cinese che avevo fatto solo bollire. Proviamo ad aprirne una, cioè veramente si taglia con le bacchette. Dentro è super morbido, cremoso. Assaggiamo. Potrei mangiare 3 ciotole di riso con questo. Le verdure non servono neanche
saltare, basta bollirle perché da qua dentro dopo prende tutto il sugo della carne. Ci sta da Dio. Buon appetito, io mangio.